Noi facciamo 1300-1500 pizze al giorno. Utilizziamo il pomodoro San Marzano, poi un busto del fondatore Michele. Ti faccio vedere giù, venite. Vi faccio vedere giù. Celle frigorifero e legnami. Ah, giustamente lì. Vado se? Così vai. Legnami, il faggio si consuma ha più consistenza, non si consuma subito rispetto al castagno. L'odore della resina nel forno finisce per sparire. Stiamo andando nel laboratorio dove viene fatta la pasta, chiaramente, in modo particolare. Ti l'hai presile, no? Ti l'hai preso. Ecco i capi, prendi. Buongiorno. Noi facciamo una media da 1.300 a 1.300-1.500 pizze al giorno. Questo qua per la sera che stiamo preparando in questo momento sì, il tempo che riposa del Napoli. Sono coppa fino alla fine. La coppa fino alla fine, si dice. Se lui mi lo lascia fare, che mi c'è già e pensi come lui? sì, ma chi? Non lo devi stare La poi, ci metti la mano,
tira poi. Questa poi i panelli li facciamo stesso oggi, cioè stesso dopo, tra una mezz'oretta. Facciamo già i panelli, si riposano stesso nei cassetti, fino a stasera, e poi si lavorano un po'. Non si può immaginare a chi posso Pittore, per favore. Questo è un idea di portato. Comunque volevo ringraziare a nome di tutti quanti Antonio che stamattina ci fa una grande colazione al Bar Polo Sud. Grazie. Grazie Antonio, grazie. Antonio, a me proprio non è grazie. Dove? Grazie. Dove? Se vuoi chiamo io. Se vuoi chiamo io il bar, poi lo vedo però. Noi utilizziamo espressamente il pomodoro San Marzano. La nostra ditta che ci fornisce i pomodori si chiama Asolee di San Antonio Abbato. Viene aperto da questo recipiente, viene frullata e per cui viene resa densa, che è una densità abbastanza consistente, per cui non è a piccio. E allora la pizza veramente sa di pomodoro. Questa è la sala un po' dei ricordi di famiglia. Qua può vedere la nostra storia, che è iniziata nel 1870 e come si è sviluppata ed è arrivata fino a quella che oggi noi chiamiamo il Tempio Sacro della Pizza. Qualche cosa di antico come questo specchio della Peroni è del 1850, quando è venuta la Roberts a Napoli e che ci ha consacrato ulteriormente come pizzeria internazionale a noi. La Roberts che dice alla sua amica: ma esiste una pizza sottile anche pastosa? Sì, a Napoli esiste una pizza sottile, pastosa, consistente, elastica, squisita, scivolosa, costurista, pizza paradiso, che si realizza appunto nella nostra pizzeria dal 1850. Qua abbiamo la dinastia, la seconda generazione dei Condurro, Salvatore, Antonio e Luigi, che sono stati coloro che hanno continuato la tradizione di Michele, che è stato il fondatore. Là abbiamo ancora alcune foto dell'epoca, qua siamo negli anni, alla fine dell'Ottocento, questo è Salvatore Condurro, e qua ancora Condurro Antonio con il vecchio bancone che stava nella pizzeria agli inizi del Novecento. Veniva venduto poi per la povera gente per la strada ed è rimasta una delle nostre caratteristiche, questa pizza grande che riesce a sfamare veramente qualsiasi tipo di palato, sia per la consistenza sia anche per la bontà della pizza. I miei zii mi hanno sempre insegnato che non bisogna, la pizza è un piatto popolare, bisogna non esagerare nel chiedere proprio i soldi per mangiare una pizza. Poi un busto del fondatore Michele che ci è stato donato, vari premi che ci vengono dati anche. Questo diploma del 1933, la pizzeria viene riconosciuta come una primaria pizzeria igienicamente perfetta, pulita, eccetera. Da lì è nata anche un po' l'idea, guardando questo diploma, del Tempio della Pizza.
Qua siamo dal 1906. Prima stavamo di fronte, poi con lo sventramento di Napoli, con il sindaco Nicolò Amore, tutti i quartieri popolari vennero tolti di mezzo e si costruirono dei palazzi nuovi. E noi fummo costretti a venire in questo luogo, che è rimasto per noi iconico, perché praticamente è diventata una sede storica. Abbiamo cercato di dedicare ogni tavolo, qualche tavola a qualche personaggio è venuto qui da noi a mangiare la pizza. La foto con la Roberts, che è stata nella nostra pizzeria. Là abbiamo Oliver Stone, che è stato qua a mangiare la pizza. Alcuni calciatori del Napoli, come Reina, Mertens, la famiglia Agnelli. L'ultimo che è passato, importantissimo, Spielberg. Salvatore Robì, il papà di Michele. E qua c'è il quadro di Michele che è quasi una forma di protezione. Si sposò 2 volte, ebbe 13 figli e allora si facevano i figli perché era forza lavoro. Più figli si avevano, più praticamente si aveva la possibilità di farli lavorare nelle attività commerciali o agricole, per cui a un certo punto era manodopera. Perché San Antonio Abate? Perché San Antonio Abate è il protettore del fuoco, viene ritenuto anche il protettore dei pizzaioli. Questo è un forno antico, la vera pizza è la pizza fatta a legno. Si costruiscono dei palazzi. Anton, siapa dia dulu? Mario. Tunggu ya.
insomma, pomodoro. La seconda fetta appunto si brucia. Maggio. Questa è la stesura dell'impasto. Insomma, il pomodoro. Quanto ci mette a cuocere la pizza? Un paio di secondi, una decina di secondi. La marinara perché era un po' tipica dei marinai e usavano di mettere il pesce con il pomodoro con l'aglio e con l'aglio e fiori. Per cui è rimasto questo nome marinara. Mentre la margherita è una famosa storia della regina Margherita, venne fatta questa pizza in suo nome. Per questo è un po' richiamati i colori dell'Italia, no? Bianco, rosso e verde. Barone di Carlo perché? Perché nel 1500 Napoli con gli spagnoli ci fu un incremento di popolazione, per cui bisognava sfamare tutte queste persone. La pizza permetteva di sfamare tutte queste persone. Nelle stufarole che voi vedete là sopra venivano portate per la strada dei vassoi enormi e veniva venduta per la strada. Oltre a tagliare a fette, ogni pizza costava una lira e più si facevano fredde e più costavano di meno, per cui la povera gente aspettava queste pizze ed è rimasta la tradizione a ruota di carne.